Buongiorno, buongiorno, buona giornata anche oggi indoor, quanto piove e viva Gesù che piove, speriamo che continui a piovere per un paio di giorni almeno, ma mi sa che già sta finendo, per cui la vedo dura, la vedo molto dura sul fatto del meteo. Questa mattina preparo un sughetto che oggi, guardate qua, ho basilico fresco da piantare in giardino ovviamente, ma oggi piove e quindi faremo un sughetto, una salsa di pomodoro, però non vi faccio la ricetta, non vi faccio vedere la ricetta. Oggi purtroppo siete in molti che mi scrivono che hanno problemi di ogni sorta, di ogni dove, e questa fa parte della nostra vita. La nostra vita purtroppo comporta anche questo stare male, questo avere problemi fisici, queste cose qua. Purtroppo questo fa parte. L'importante è sempre, lo so, è forse una magra consolazione, è come noi agiamo, come noi reagiamo in queste difficoltà. Ho acceso un po' la luce perché sennò per la camera qua è buio. E in effetti questa è la difficoltà che noi spesso incontriamo, accettare questo tipo di sofferenze, questo tipo di cose che ci succedono. Poi c'è da dire anche una cosa, ci hanno abituati a anni di pubblicità, anni di cose che la sofferenza come la morte sono cose da emarginare, da tenere là. Se invece ci avessero abituati ad accoglierle, li vivremmo con maggior serenità. Questo non vuol dire che siano delle cose da prendere sotto gamba o da sottovalutare o da gioirne addirittura, assolutamente no. Trovo che ci sia una difficoltà da parte nostra ad accettare anche alle volte qualcosa che non funziona. Noi siamo una società dove dobbiamo essere belli, magri, slanciati, in forma, andare fuori, uscire la sera, eccetera. Cioè, io ho conoscenti che se quella sera hanno deciso di andare al cinema, se anche hanno il colera addosso, si impasticcano e vanno al cinema. Poi infettano tutti. Però non si può stare a casa, invece si può stare a casa, mettersi al coperto, al letto e leggersi un libro, guardarsi qualcosa e se quella sera gli amici protestano, se proprio si vuole, qualcuno lo si può invitare anche a casa. Oggi ci sono le tecnologie, ci sono le cose che ci possono aiutare anche a fare una videochiamata con un amico per non attaccare la malattia. Invece siamo una società dove bisogna apparire, bisogna andare e quindi si fa più fatica a accettare. A nessuno piace la malattia e siamo d'accordo, nemmeno al sottoscritto, a nessuno piace stare male e siamo d'accordo. Però la differenza la fa sempre come noi agiamo e reagiamo, quindi non si può sempre stare sempre bene, non si può sempre avere tutte le cose che ci piacerebbe avere, ma per questo non dobbiamo sentirci né emarginati né più sfortunati di quello che si è. Dobbiamo cercare di agire e reagire nel migliore dei modi. E questo è una delle cose difficili. Questa fa parte della famosa accettazione di cui vi parlo sempre quando parliamo dell'aldilà. Una citazione che può cominciare anche di qua: accettare chi si è, accettare anche la propria sofferenza. È una cosa facile? No, è una cosa così impossibile. Lo dico già, metto le mani avanti, che dopo qualcuno non mi dica, ma tu... No, una cosa praticamente difficile che noi riusciamo a fare, quasi impossibile da fare, però
è un passo il poter accettare una condizione, il poter prendere coscienza di quella condizione e dire, bene, da qui cosa posso fare, per quanto le cose magari che si possono fare siano minime, sono già cose da fare, sono già passi avanti, diversamente dal non accettare e continuare a soffrire e lamentarsi e basta. E ripeto, posso sembrare distaccato o cinico in questo momento, ma non è questa la mia intenzione. La mia intenzione è dire, per quanto la situazione sia difficile, qualcosa noi possiamo fare, partendo dall'accettazione della situazione, dal dire vabbè, è così, e quindi è inutile che stiamo qua a fare tanti discorsi. La situazione è questa e da questa si parte. Questo è un discorso che ci può alle volte aiutare, non dico sempre, ma alle volte ci può aiutare. Partire da questi problemi e risolverli piano piano, trovare il modo di essere funzionali a se stessi, alla propria vita, con le proprie difficoltà. Questo è un concetto nuovo che possiamo inserire, ma è un concetto che ci apre all'accettazione. Oggi abbiamo fatto questo discorso un po' difficile, mi rendo conto, ma spero che sia di aiuto ai tanti che mi hanno scritto in questi giorni. Sono veramente tantissimi e io non ho abbastanza cuore e braccia per abbracciarli tutti e per cercare di consolarli tutti. Quindi almeno posso dare questo piccolo pacato consiglio, partire da quello che si ha, per sfortuna massima che sia, e da lì cominciare a muovere qualche passo in qualche direzione, anche continuando a sbagliare, anche continuando a soffrire, ma cercando di fare dei passi, perché rimanere fermi a soffrire e non accettare è la cosa più sbagliata che si possa fare. Anche questa mattina il Pirata vi saluta. Dovrebbe uscire un video, forse anche due, vediamo, sul primo canale e vediamo se oggi riesco a attivare del tutto. Comunque c'è già il link in descrizione, il nuovo canale che riguarda invece le lame, i coltelli. A tutti voi un caro saluto, una buona giornata, ciao da Ermanno.